In questo video vediamo come modellare con AutoCAD un elemento meccanico come questo, diciamo, raffigurato qui. Innanzitutto spostiamoci nell'interfaccia 3D di AutoCAD, quindi nella zona bassa clicchiamo sulla rotella e clicchiamo su modellazione 3D. L'interfaccia di AutoCAD viene spostata in AutoCAD 3D. Come prima cosa andiamo a creare la base bidimensionale del nostro oggetto. Nella sezione disegna troviamo gli elementi 2D, quindi clicchiamo sulla linea, attiviamo l'orto e tracciamo un segmento pari a 100. Un altro segmento pari a 9, qui un altro segmento pari a 109, un segmento che scende pari a 30. Qui ancora scendiamo e appoggiandoci a questo spigolo compare una linea verde di allineamento e andiamo ad allineare questi due elementi. Nella sezione edita andiamo in raccordo, clicchiamo sul raccordo, clicchiamo su raggio e mettiamo un raggio pari a 4 e andiamo a raccordare questo raggio, mentre invece facciamo un raggio interno pari a 10. Qui al centro tracciamo una linea che poi sarà l'asse di simmetria pari a 18 e nella metà di questo elemento ci segniamo quella che è diciamo la metà di questo elemento. A questo punto, andando sull'orbita, clicchiamo nell'area di lavoro e andiamo a creare, cioè andiamo a spostarci in una vista tridimensionale. A questo punto, visto che queste sono delle linee e andandole ad estrudere otterremo delle superfici e quindi non dei solidi, andiamo con il comando premi e trascina, spostiamoci nella parte centrale dove lui riconosce l'area interna e facciamo un'estrusione pari a 35. Spostiamoci da quest'altro lato e modifichiamo la posizione dell'UCS andandolo a posizionare su questa faccia. Il controllo dell'UCS avviene nella sezione delle coordinate, quindi ognuno di questi tasti permette di andare a modificare l'UCS, cioè il piano sul quale AutoCAD scrive, e quindi a secondo di quello che noi dobbiamo fare possiamo scegliere uno di questi UCS. L'UCS faccia mi permette di cliccare su una faccia e di impostare l'UCS in quella posizione. Infatti, se ora mi andiamo a vedere l'origine, diciamo, degli assi, vediamo che è poggiato direttamente su questa faccia. Quindi vuol dire che se io adesso mi pongo in una vista frontale,
quindi andiamo sul retro, ho la possibilità di scrivere su questa faccia, quindi vado sul centro di questo elemento e mi allontano di una distanza pari a 25. Qui vado con il comando cerchio, mi poggio su questo elemento e clicco qui su diametro e do un diametro pari a 25. Con il comando offset do un offset verso l'interno pari a 5, ottenendo quindi che il mio cerchio appare spalmato sulla faccia rispetto alla quale avevo creato l'UCS. A questo punto posso o con il premi e trascina, anche se in questo caso la presenza, diciamo, di questo corpo frontale potrebbe dar fastidio al riconoscimento delle facce, quindi mi sposto verso l'esterno quindi premi e trascina, vado qui nella parte centrale, allora in questo caso se mi sposto in modalità concettuale, quando noi con il comando premi e trascina ci poggiamo su questa faccia, lui ci crea un oggetto che automaticamente si amalgama alla faccia iniziale. Mettiamo che per esempio io voglio che questo elemento abbia una sporgenza pari a 30, quindi creiamo una linea di riferimento. Con il premi e trascina ci poggiamo qui, estrudiamo e andiamo a cliccare su questa linea. In questo caso qui si viene a creare una sorta di foro, proprio perché diciamo il programma con il premi e trascina, quando abbiamo una forma 2D che si poggia su una 3D, è un po' come in SketchUp quando andiamo a creare delle diciamo delle estrusioni. Se mi poggio da quest'altra parte e do un valore invece positivo rispetto all'asse, l'estrusione viene effettuata in maniera corretta. Però come possiamo vedere lui automaticamente ci fonde questa faccia con la faccia preesistente. Se io volessi quindi estrudere dall'altra parte l'elemento, se vado a spostare quindi rispetto alla faccia di riferimento quest'altra faccia qui, posso andare sul premi e trascina, cliccare su questi elementi, cliccare sulla punta di questo e viene comunque amalgamato in un unico elemento, diciamo spostato quindi dall'altro lato. Posso posizionarmi in una vista dall'alto e continuare quindi così il mio disegno. Innanzitutto devo riportare l'UCS nella condizione iniziale, quindi clicco su UCS globale e l'UCS si viene a riposizionare diciamo nella modalità standard.
Con lo strumento linea, da questo punto traccio una linea lunga 50, da quest'altro punto traccio una linea di 15 che vado ad unire, diciamo, con quest'altro elemento. Ottengo quindi un triangolo. Nel caso in cui il triangolo dovesse, diciamo, venire come in questo caso leggermente piegato, questa cosa può capitare nel momento in cui noi stiamo contemporaneamente lavorando, diciamo, quando stiamo creando degli oggetti 2D accostandoci a degli elementi 3D. Se io quindi mi riposiziono in vista dall'alto e con il Cube View mi sposto, diciamo, in quest'altra direzione e vado a creare, quindi magari 20, 50, 20 e mi chiudo in questa posizione. E qui vado a chiudere ancora con una linea così orizzontale. Prendo questo elemento, lo sposto e lo vado ad accostare, diciamo, in questa posizione. Con il premi e trascina posso spostarmi in quest'area interna, alzare e dare un'estrusione pari a 5. Mi sposto frontalmente e con lo strumento distanza misuro questa altezza e mi sposto verso l'alto di 17,5, anche se lui però non riesce a spostarsi sempre per via dell'UCS. Quindi per farlo spostare io clicco su quest'asse e mi alzo di 17,5, anche se però mi alzo di 15. A questo punto seleziono questo elemento e questo elemento e dalla sezione edita vado ad attivare la funzione specchio, clicco sui due punti e ottengo la specchiatura diciamo di questo elemento. A questo punto, sempre con la funzione UCS faccia, mi posso poggiare su questa faccia, mi posso mettere in una vista ad esempio dall'alto e con lo strumento linea posso andare a trovare il centro di questa forma. Vado con lo strumento cerchio e vado a fare un cerchio pari a 15. Cancello queste due parti e faccio un offset verso l'interno pari a 5. Mi sposto frontalmente e vado a riportare l'UCS, diciamo, a quella che è la condizione iniziale, cliccando qui su UCS origine.
seleziono questi due elementi e con sposta li trascino e li sposto qui dietro, li seleziono e con il comando, anzi seleziono questo elemento esterno e con il comando estrudi do un'estrusione pari a 50. Sempre con questo elemento selezionato, quindi il cerchio più piccolo, do un'estrusione alla quale do una lunghezza pari a 100, quindi seleziono estrudi 100. Se volessi chiudere questa parte qui, potrei andare sul premi e trascina, appoggiarmi su questa faccia, trascinare fino qui e andare a chiudere questo elemento. Al termine potrei fare una unione tra le varie parti, ottenendo quindi un unico elemento.